Gli Stati Uniti d'America sono finiti? È finito il sogno americano? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Marco Dria e oggi voglio parlare di un argomento abbastanza trending, nel senso è un argomento di cui parlo, di cui ho parlato sul mio canale, ed è l'America, gli Stati Uniti. Io quando ho iniziato il mio percorso su questo canale era un momento un po' particolare in cui avevo appena finito di fare nuoto, avevo appena finito quel periodo di depressione in cui parlo sempre, in cui mi sono ritrovato senza nulla, ed è il momento in cui un giorno mi sono alzato e ho deciso di fare qualcosa. Ho preso i miei primi libri di crescita personale e ho iniziato a darmi da fare, a imparare a fare dei primi lavori. I primi lavori per me erano lavorare nella moda. Ho sfruttato il fisico magro che avevo quando ho fatto nuoto, siccome ho fatto nuoto per tutta la vita, e diciamo che lavorando nella moda poi il mio piano è: ma potrei fare, i miei piani erano: voglio diventare importante, voglio essere qualcuno, e quindi io associavo la fama all'attore e quindi ho iniziato a fare recitazione. Volevo diventare un attore famoso. Poi sapete come è andata a finire, ho già fatto anche un video a riguardo, ve lo lascio in descrizione se volete dare un'occhiata a quella storia. E nel momento in cui volevo fare quello, sono andato proprio a Los Angeles dopo i concorsi che ho fatto di Mr. World, Mr. Italia. Sono ex Mr. World Italia, avevo fatto delle competizioni all'estero lavorando nella moda e documentavo il mio percorso sui social per arrivare alla versione migliore di me a livello esteriore. Adesso lo faccio anche a livello interiore, ma in quel momento lì era più focussato sull'esterno. E quindi quando sono andato negli Stati Uniti insieme a un ragazzo, cioè mi ha ospitato un ragazzo che ho conosciuto proprio a Mr. World, il mio piano era quello di trasferirmi là, di andarmene a Los Angeles. Era il posto giusto per fare tutto quello che si voleva, nel senso che se vuoi fare qualcosa nel mondo dell'intrattenimento, nel mondo dei social media, quello era il posto ideale. Quindi semplicemente ho fatto le valigie e mi sono andato via per un mese e mezzo. Appena tornato c'è stato il Covid e da lì diciamo che sono tornato con tanta carica, tanta voglia di trasferirmi negli Stati Uniti, tutti i documenti pronti per fare la visa, fare il curriculum. Io volevo il visto artistico, quindi era anche abbastanza difficile da ottenere. Insomma, di tutto e di più. Alla fine cosa è successo? È arrivato il Covid, ho passato del tempo a casa, ho iniziato a fare introspezione, è iniziata la mia crescita interiore invece che esteriore, e da lì mi sono accorto che tanti miei obiettivi che avevo erano solo superficiali e traumi in realtà che erano dovuti ad altro. Quindi ad esempio il sogno della recitazione, di andarmene via negli Stati Uniti, era più associavo la fama all'attore e associavo la fama all'essere importante, al sentirsi voluti da qualcuno. Quindi mi sono accorto che non dovevo lavorare su quelle cose lì perché sarebbe stato lavorare su una conseguenza, ma dovevo andare alla radice e lavorare su quello. E quindi ho iniziato il mio percorso interiore, eccetera eccetera. Il punto è comunque poi potevo lo stesso trasferirmi negli Stati Uniti anche senza per forza dover fare recitazione, e anche perché poi recitazione l'ho provata e non mi piace. E il punto è arrivato il momento in cui a fine Covid, quando è finito dopo un anno e mezzo, 2, ok, adesso posso andarmene. E in realtà ragazzi, un po' per la questione che era successo, c'era la questione dei Maneskin, c'erano tante cose che erano successe in Italia quell'anno, per cui io, anche stando in casa, che ero sempre all'estero, non avevo mai valutato l'Italia. Cioè per me l'Italia era un no assicurato e non mi interessava stare in Italia. E invece pian piano cresci, maturi, giri il mondo e ti accorgi che in Italia si sta bene. E mi sono accorto, cavoli, forse me ne andrò sicuramente, ma forse non è il momento adatto e forse non l'America. Forse per la prima volta nella mia vita ho eliminato come opzione l'America. Ho iniziato a pensare: ok, qui in Italia ovviamente si sta bene, per la carriera non è il massimo, però diciamo che ovviamente la gente sta qui perché ci sono dei bei posti, perché si mangia bene, è abbastanza comfort come paese. Però per uno che fa un lavoro come il mio, che lavora comunque online, può stare un po' dove vuole e scegliersi un posto dove star bene. E da lì ho iniziato poi a incontrare gente nell'ambito della self-care, dei profumi, quindi ho iniziato a collaborare con brand e mi hanno suggerito, la mia agente mi ha suggerito di iniziare a fare video più in italiano, che all'epoca facevo più in inglese, per collaborare con gente qui, e mi ha detto: guarda che se tu vuoi collaborare con le aziende e fare soldi tramite social media, o comunque almeno permetterti di poter sopravvivere con i social media, da farli full time, le aziende non è che vogliono, almeno che non hai milioni di follower, non è che vogliono l'influencer X che parla a tutti, vogliono comunque gente locale. Quindi se io ho un brand di profumi, voglio proporlo all'Italia, voglio un influencer italiano. Se voglio proporlo in Polonia, voglio un influencer polacco, eccetera eccetera. E anche quelli americani in realtà sono comunque local, parlano inglese, hanno magari un'audience più vasta, però comunque sono local, parlano comunque lì. Anche Dario Vignali eccetera, quando gli avevo fatto questa domanda, mi ha detto più o meno la stessa. Quindi alla fine pian piano ho switchato un po' il 70% dei miei contenuti all'italiano, ed è quello che sto facendo. E da lì è arrivato il punto in cui ho deciso, per vari motivi, di stare qua
fa, alla fine ho detto vabbè, posso andarmene a Milano, non andarmene a Milano. Milano sarebbe l'unica opzione in Italia al momento che io valuterei, però con i costi che servono per andare là e non ne vale la pena, alla fine ho deciso me ne sto qui, questa è la mia base, faccio un mese qua, un mese là, 2 mesi là, una settimana qui, Milano è 1 ora di treno, ho comunque 1 ora e mezza a Venezia, ho 2 ore a Firenze, sono collegato all'Europa, io dove abito ho il lago, la montagna, ho la pianura, ho la città, ho i negozi, ho l'aeroporto, ho tutto. Quindi alla fine, e non mi costa niente, perché invece di stare con 4 coinquilini che non conosco e pagare 1.000 euro di affitto al mese in una catapecchia, sono con la mia famiglia, loro mi vogliono bene, non è una cosa che purtroppo possono fare tutti, e quindi rimetto via tutti anche i soldi che posso mettere via. Non lo farò per sempre, ma intanto il momento è questo. E più che altro, adesso che ho iniziato a guadagnare abbastanza con i social media, ho detto posso rivalutare un'opzione. Ma il punto è l'America. Perché non l'America? Perché non è più il luogo adatto, o comunque il luogo migliore per fare successo nel mondo dell'intrattenimento o comunque in generale. Perché una volta erano tutti lì, una volta semplicemente se tu volevi fare qualcosa, Hollywood era il simbolo. Ma ormai la generazione sta cambiando. Quello era un po' un periodo che dagli anni in cui è iniziato Hollywood fino a poco fa, fino a che internet con Netflix, con Amazon, con Disney non ha iniziato a spingere vari tipi di contenuti a tutti, diciamo che quello era un po' lo standard, perché lì avevano grossi budget, perché li facevano film pazzeschi, e quindi tutto partiva da Los Angeles. Quindi tutta la gente che voleva fare recitazione, che voleva fare successo, andava a Los Angeles. Il punto è che mi ho sentito, ed ho avuto la stessa sensazione quando sono andato io a Los Angeles, ma ho sentito un podcast l'altro giorno di ragazzi che abitano lì e dicevano, cavoli, al momento Los Angeles sembra proprio una città fantasma. Cioè tu vai lì e anche a me ha dato la stessa sensazione, sembra una città, tipo un parco divertimenti in cui è finita la festa. Da quella sensazione lì. E ha dato il suo, nel senso che ha dato il suo. Adesso ovviamente si sta focalizzando il focus del mondo più sul globale. Grazie a internet, grazie ai social media, non è più che partono da Los Angeles e sono tutti lì, ma partono da tutto il mondo. C'era Dark dalla Germania, c'era La Casa di Carta dalla Spagna, è scoppiato Squid Game e il K-pop dalla Corea, c'è il Giappone che sta esplodendo, c'è l'Italia con la musica, con la scienza. Praticamente tutto sta esplodendo da tutte le parti del mondo, quindi non è più così vincolato, grazie ad internet finalmente, non siamo più così vincolati a un luogo. E in più Los Angeles diciamo che ne approfittava, essendo il fulcro dell'intrattenimento, lo è stato per un bel po'. Ovviamente tu vai là, c'è una competizione assurda, i prezzi sono altissimi, quindi io tutti gli influencer che guardo, che seguo, che comunque conosco, che si sono fatti il mazzo per abitare a Los Angeles facendo più lavori eccetera, non si fanno più fregare. Per quello è diventata una città fantasma, perché i prezzi sono altissimi, cioè si parla di cifre astronomiche, tutti dovevano fare 2 o 3 lavori per vivere lì ed è incredibile. E in più le persone, le aziende, ci sono tantissime agenzie, parlerò di agenzia truffa in un altro video, là ancora di più, perché figuratevi questi ragazzi che vanno con il sogno americano a Los Angeles, arrivano lì e dicono voglio scoppiare, è il mio sogno americano. E quindi quante agenzie di modelli, di recitazione, talent, eccetera, truffa che ci sono, che ti fanno foto, che ti fanno composite, che ti fanno book, che ti fanno casting fittizi, cose per cui non ti danno lavoro e paghi un sacco di soldi e ti vendono un sogno che non c'è. E la competizione è assurda, ovviamente va tutto tramite conoscenze, bravura sì, ma soprattutto conoscenze come in tutto il mondo. Quindi ci lucravano ovviamente sopra questa cosa. La gente si è semplicemente stufata, ha detto non ne vale più la pena. Quelli che erano di Los Angeles sono trasferiti un po' più fuori, e invece quelli che erano andati lì da fuori e semplicemente sono tornati a casa e si sono messi a reiniziare a lavorare da lì, anche perché sono accorti che alla fine non è male il proprio paese, lavorare nel proprio paese, comunque provarci anche dal proprio paese, non c'è più questa cosa. Sì, i casting adesso si possono fare anche online, quindi è più un problema, ma il punto è che il mondo non è più americano-centrico. L'economia sì, parte ancora da lì, ma vedremo secondo me pian piano, ancora di più negli anni, l'economia, le potenze globali spostarsi sempre di più sull'Asia. Secondo me l'India, io ho sempre detto l'India scoppierà, è un paese incredibile, scoppierà, il Giappone sta scoppiando, la Corea sta scoppiando, pian piano secondo me il focus del mondo negli ultimi, diciamo che il focus del mondo è stato per tantissimo tempo sull'Europa. Ovviamente. Negli ultimi 100 anni, anche perché l'America alla fine è un paese abbastanza recente ed è figlio dell'Europa, ha avuto un bel focus per un bel po'. Era un'isola che si sono creati in cui ovviamente se la sono presa, e anche con la forza, ma se lo sono creati per costruirci sopra, quindi ovviamente è tutto basato sul business. E però l'Asia in realtà secondo me adesso sta
spostando l'attenzione su di sé. Quindi secondo me pian piano vedremo l'attenzione. Celebrities, influencer, ormai tutti stanno diventando più globali o comunque locali, e chi è local non è più costretto a doversi spostare su un'attenzione diversa o in un altro paese per ottenere quel tipo di opportunità. Quindi per fortuna ci siamo un po' deschiavizzati dall'America. Noi siamo cresciuti un po', almeno i millennial sono cresciuti con questa TV americana, quindi abbiamo questa idea dell'America pazzesca, ma la generazione Z, tra cui me, siamo cresciuti invece con un'idea più asiatica, con i cartoni giapponesi, con gli anime, e quindi siamo affascinati da quel mondo lì. Se guardi le generazioni prima, sono tutte cresciute con Rocky Balboa, con Arnold Schwarzenegger, con Leonardo DiCaprio, con i Marines, quindi tutti questi uomini forti. Poi gli anni 2000 c'è il trash, le celebrities, il drama, e invece poi vedi la nostra generazione un po' più tranquilla, più pacata, più introversa, però comunque con una consapevolezza globale, una cosa diversa. Però vedi proprio la differenza anche di come siamo stati cresciuti. Ovviamente l'America rimane un ottimo posto comunque per fare attività, per fare network, però forse non è più, diciamo, semplicemente l'unica o prima scelta. Io ad esempio adesso in Giappone c'è il fine marzo, vado in Giappone, e se mi piace il piano è quello di provare a star lì. Comunque Tokyo è una città incredibile, una delle città, anzi la città più popolata mi sembra al mondo, quindi Los Angeles anche no. Ecco qua ragazzi, spero che il video sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, e se vi interessa questo argomento, se vi interessa sapere della questione agenzia truffa o comunque della questione come iniziare nella moda, ecco qui vi lascio il video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!